Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. È il giorno di Juventus-Napoli, oggi alle ore 18 c'è questa notizia, McTominay dal primo minuto, un Napoli che cambia modulo, lo riporta Sky, ci rimbalza il Corriere dello Sport. Andiamo a vedere cosa sta succedendo da quel punto di vista, il probabile 11 da schierare contro la Juve. L'argomento, trasferte vietate per i tifosi del Napoli. Non saranno a Torino quelli residenti in Campania, che poi vorrei sapere che differenza passa tra un napoletano residente in Campania e un altro residente in Sri Lanka, ad esempio. Sempre napoletano rimane. Comunque, andiamo a fare il punto della situazione anche lì. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati. Tanto è vero, avviso ai naviganti, oggi palinsesto completo dalle ore 17 alle 18, pre-partita sul canale di Mauro, TNTV, primo link qui sotto in descrizione, cliccate sul link e andatevi ad iscrivere così non vi perdete il post partita. Tra le 17 e le 18 di oggi, dalle ore 20 ci spostiamo e torniamo sul mio di canale, sempre qui, diretta post partita al risultato acquisito, match finito, considerazioni, commenti a caldo. Verrà Mauro a trovarci, io vado da lui alle 17 e viene lui a trovarci con altri ospiti dalle 20 in poi, quindi campanelline e iscrizione diventano quasi obbligatorie se volete seguire tutto il palinsesto di giornata e i video che verranno poi anche negli ulteriori giorni, perché cerchiamo sempre di restare sul pezzo. Trasferte vietate. Allora, il pensiero di un tifoso come tanti che hanno acquistato il biglietto e non vanno a Torino. Sono partito oggi da Napoli. Ho speso circa 550 euro per 2 notti in B&B e l'aereo. Il mio amico residente a Torino entrerà ed io no. Non mi sembra giusto ed è già la seconda volta che mi accade. Sono in possesso del biglietto da circa 3 settimane e a meno di 24 ore dal match scopro che non potrò entrare. Sono abbonato da anni, incensurato, pago regolarmente le tasse, persona per bene, con una sola colpa, avere la residenza a Napoli. E infatti è questo il punto. Io vorrei capire che cosa cambia nel vietare la trasferta a chi è residente a Napoli, invece chi è residente in Europa o in Italia stessa da altre parti, essendo napoletano, può andare a vedere la partita. Io vorrei sapere perché, cioè come ragionate da questo punto di vista, perché non riesco a trovare la soluzione. Forse confrontandoci tra i commenti qualcuno di voi me lo potrà dire e quindi vedremo nella sezione qui sotto se riusciamo a trovare il perché di questa discriminazione, perché di discriminazione si deve parlare, di discriminazione territoriale. Tu sei residente a Napoli, non viene, tu sei residente a Milano, ma sei napoletano, sì vabbè, ma sei residente a Milano, puoi venire a vedere la partita, ma che significa? Cioè che cosa significa? Io non riesco a trovare un senso logico a questa situazione. Comunque, detto questo, la situazione grave è il vietare la trasferta a 24 ore, meno di 24 ore, no, le 3 ieri è uscita la notizia ufficiale, circa le 15, quindi 24 ore prima dell'inizio del match. Come si fa a riorganizzare il tutto e a, diciamo, la cosa che mi preme di più, come fa un padre che al limite durante un anno intero va a vedere 2 o 3 partite o porta il figlio a vedere un paio di partite al massimo, 2 o 3, prendendosi permessi di lavoro, investendo soldi che comunque togli alla famiglia, è un dato di fatto, e devi andare a spiegare anche a tuo figlio il perché non puoi partire per Torino e non puoi andarti a vedere Juventus Napoli. Come fai? Come fai a spiegargli una situazione del genere se poi devi andare a esternare pensieri per quanto riguarda poi la classe dirigente, chi gestisce queste situazioni, i prefetti? Diventa complicato spiegare una situazione del genere in primis, e poi non lo si deve fare dal punto di vista economico, ci si deve mettere nei panni di queste persone, perché appunto l'esperienza di questo tifoso che vi ho letto, lui ha speso 550 euro per il bed and breakfast, è solo bed and breakfast, aereo, eccetera, ma un papà
che al limite chiede 2 giorni di permesso al lavoro per poi eh, recuperarli nelle settimane dopo, e al limite si deve fare 10 giorni di lavoro di fila, eh, straordinari, che forse non ti verranno pagati perché ti sei preso poi il permesso per andare a vedere la partita a Torino, eccetera. Lo sappiamo come vanno queste situazioni, ma il tifoso se ne sbatte perché se riesce comunque nell'obiettivo di avere il tempo libero, la giornata libera per andare a vedere il Napoli, stringe la cinta, si dà un pizzico sulla pancia per quanto riguarda il lavoro e farne almeno anche 15 di giorni di lavoro di fila, se ne frega, perché comunque resta appagato dalla situazione ed aver visto comunque il suo Napoli. Ma questa gente che mette le firme e fa decreti se ne sbatte altamente dal punto di vista economico e dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista economico, cosa si dovrebbe fare? Io non ho le competenze adatte per, diciamo, trovare le soluzioni, però c'è la Confcommercio che non funziona e non funziona e va bene, però istituite qualcosa, un ente che si gestisce solo questo, perché a quanto leggiamo le trasferte che saranno vietate ai tifosi del Napoli possono essere anche quelle il 20 ottobre contro l'Empoli e il 29 contro il Milan, quindi si ripresenterà lo stesso problema. Voi come lo volete gestire? Arriviamo a ridosso della partita con l'Empoli 5-6 ore prima e non mi fanno entrare a Milano, io arrivo a Milano la mattina e al limite la sera non posso entrare. Come le volete gestire? Come avete gestito queste? Credo che in primis c'è bisogno di scusarsi, punto primo, pubblicamente. Punto secondo, dovete rimborsare fino all'ultimo centesimo, non solo i biglietti verranno rimborsati dalla Juve, la Juve passerà al Napoli, il Napoli rimborserà i propri tifosi, siamo d'accordo? Ho letto che forse si sta vedendo per alberghi, prenotazioni, eccetera, ma non ci metto la mano sul fuoco. Dovete rimborsare fino all'ultimo centesimo. Tutto quello che è dichiarato, prenotazioni, eccetera, macchine fittate e quant'altro, treni e aerei, tutto rimborsato. Tutto. Ovviamente non lo può fare la società di calcio, né tantomeno forse il prefetto. Però il prefetto dovrebbe istituire un organo apposta per le trasferte vietate e per eventuali rimborsi per le cazzate che poi fanno determinati personaggi nel vietare partite 24 ore prima, che non esiste a livello temporale, che poi sono stati i tifosi del Napoli oggetti fumogeni lanciati dal settore ospiti alla curva dei tifosi del Cagliari nella partita che abbiamo giocato. Siamo d'accordo, sono stati i tifosi del Napoli, perfetto. Controlli. Cosa ci vuole a controllare? Io vivo ad Amsterdam da 20 anni, vado a vedere una partita all'arena. Se io porto un oggetto poco consono ad una partita di calcio, che possa essere anche una lima così piccola, un piccolo tagliaunghie, qualsiasi cosa che non è inerente a una partita di pallone, trovato e requisito. Ma per requisito non vuol dire che al limite loro confiscano e non te lo danno più l'oggetto. Molte volte lasci l'oggetto in qualche casella con la chiave che poi avranno loro, fine partita vai lì e ti ritiri tutto quello che hai portato che non era adatto ad una partita di calcio. Altre volte, se ovviamente ti presenti con una bomba a mano e ti mandano a casa a calci in culo, ed è una cosa normalissima, perdonatemi l'espressione, però io non riesco a capire come al limite un tifoso di qualsiasi squadra che per eventi sfortunati della vita si trova per esempio su una sedia a rotelle deve presentare la domanda per la sedia a rotelle, deve constatare se c'è la possibilità di entrare con la sedia a rotelle nello stadio dove vai a vedere la partita, presenti la domanda, vedi se ti viene accettata, aspetti tempo, fai tutta la trafila burocratica e quant'altro, e invece vai ai tornelli e i tifosi del Napoli sono stati a Cagliari. Benissimo, come sono entrati questi tifosi del Napoli a Cagliari? Con fumogeni, oggetti che non sono consoni a una partita di calcio. Come sono entrate tutte queste cose in uno stadio? Quando voi
so già 3-4 anni, non entra niente, non deve entrare niente, fumogeni, botti, petardi, eccetera, eccetera, eccetera. Ve lo dico io perché. Perché la federazione giuoco calcio, o lo Stato italiano, mettiamola così, comunque, chi si divide la zuppa a livello di soldi, ci marcia. Perché molto probabilmente le ammende che vengono fatte alle società di calcio per situazioni del genere sono soldi che entrano. Sono soldi che entrano e che tu ti freghi dalle società di Serie A. E quindi c'è sicuramente un riscontro monetario. Meglio il non controllare a questo punto e far succedere qualche cosa di grave, tra virgolette, ma se rimane solo così, senza scapparci, feriti, eccetera, vai, la buttiamo pure nel calderone. Ma poi ci sono situazioni che al limite degenerano e può andare anche maluccio per quanto riguarda il rimetterci la vita di qualcuno e non va bene, perché poi sempre sui soldi state marciando, sulla vita delle persone e non vi fate mai avanti per quanto riguarda una soluzione ad hoc per problemi che si possono gestire nella maniera più assoluta diversamente. Poi non sto sindacando, sono stati tifosi del Napoli, va bene, sono stati tifosi del Napoli a Cagliari, va bene la trasferta vietata, ma è successo a Cagliari la settimana scorsa, non puoi arrivare a 24 ore dalla partita con la Juve e mi vieti la trasferta. Non esiste. Fallo il giorno dopo Cagliari. Il giorno dopo Cagliari. Hai visto che cosa è successo? Hai visto sicuramente. Sono stati tifosi del Napoli. Perfetto. Lunedì. Martedì al massimo. Ragazzi, trasferta vietata senza che fate macchine, fatica, biglietti, eccetera. Rimborsiamo i biglietti a chi li ha acquistati perché ovviamente sì, il fatto che vi ho elencato qui, il tifoso l'ha comprato 3 settimane fa, quindi non puoi vietarla 3 settimane prima e siamo d'accordo, però 4-5 giorni prima, dopo ciò che è successo contro il Cagliari, lo potevi tranquillamente fare. Non l'hai fatto perché chiediamo a tutti i luminari politici e non di farci sapere perché queste situazioni vengono gestite così. Non la voglio nemmeno portare sul fatto, no, perché Kill è sempre contro i napoletani, assolutamente no. Vedremo poi in Serie A verranno vietate le trasferte, non solo a noi, perché così gli fa comodo, a quanto pare. La situazione McTominay dal primo minuto. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Notizie ovviamente che ha riportato Sky, ci ha marciato il Corriere dello Sport. Quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno riporta comunque la stessa notizia, quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo a livello tattico per l'eventuale 11 contro la Juve. Castelvolturno è un laboratorio, in questi giorni il Napoli ha sperimentato diverse anime tattiche, a partire ovviamente dall'attuale 3-4-2-1 con Olivera in vantaggio su Spinazzola, quindi attenzione, potrebbe partire Olivera dal primo oggi pomeriggio rispetto alla formazione di Cagliari. Riferisce il Corriere del Mezzogiorno, un 4-3-3 mascherato con McTominay titolare dal primo minuto. La partita di Coppa Italia contro il Palermo sembra l'occasione giusta per sperimentare cambiamenti, ma si legge c'è la tentazione di anticipare qualche novità allo stadio, magari anche a gare in corso. Con lo scenario del 4-3 sarebbe sacrificato Mazzocchi e magari Politano nella fase di non possesso avrebbe il compito di scalare quasi a ridosso della linea difensiva. Il Napoli cerca l'abito più adatto dalla chiusura del mercato, cerca altre soluzioni tattiche, ma Conte vuole un cambiamento graduale per la sfida con la Juventus. Sta oscillando un po' tra vecchie e nuove idee. Allora, partiamo dal fatto che io credo che si parta comunque con la formazione tipo, con Politano, Olivera, a quanto si legge, al posto di Spinazzola, stessa difesa, stesso centrocampo, con Mazzocchi, Olivera esterni, Lobotka, chissà, Politano, Lukaku e Quara. E sono anche d'accordo, assolutamente. Cominci così e vedi come si mette la partita, perché dalle dichiarazioni di Thiago Motta sarà una Juve compatta, sarà una Juve che comunque non si slega e non si slegherà, non ti verrà a prendere altissima a livello offensivo, in maniera spudorata, lasciandoti spazi, perché Thiago Motta è stato molto chiaro in conferenza, tra le linee il Napoli può far male e quindi faremo attenzione. Detto questo, a me non dispiacerebbe una soluzione così, a partite in corso, sostituendo Mazzocchi, facendo entrare McTominay ma tenendo Politano in campo per il semplice fatto che
l'avete analizzato anche voi. Se non vado errato, Brian tra i commenti, nell'ultimo video, analizzò la situazione zona sinistra Juve, fascia destra Napoli a livello difensivo di Lorenzo, Rachmani, Kopp Meiners, Vlahovic da quella parte che possono creare qualche problemino, e quindi ecco perché mi tengo Politano nell'11 di partenza per quanto riguarda diciamo l'applicazione difensiva. Ecco, la doppia fase fatta in una certa maniera che potrebbe dare una mano al Napoli e alla difesa partenopea. Quindi vedremo se a gara in corso ci può stare questa situazione, ma non credo che parta McTominay dal primo minuto. Poi la palla passa a Conte, io non sto qui a sindacare né le scelte. Vedrò la formazione oggi alle 17, McTominay titolare, non è che sto qui a dire contro la Juve stai sbagliando, questo e quell'altro, no. Bisogna vedere poi la partita, come è stata preparata, cosa bolle in pentola in casa Napoli, perché Conte è un allenatore che comunque in base all'avversario, ecco, occupa determinati spazi e imposta tatticamente una partita, al di là di alcuni allenatori che hanno il loro credo, vanno in campo, sembra la stessa soup, va bene, non va bene, vuol dire che l'avversario ti aveva preso le misure e non hai controsoluzioni, ecco, mettiamola così. Si può dire controsoluzioni, mi auguro che si possa dire che altrimenti non hai alternative, ecco, al tuo sistema di gioco. Così come può essere un italiano che è sempre la stessa cosa, poi la vinci, la perdi, e anche in base all'avversario se ti avrà preso le misure o meno. Un Sarri, ad esempio, che comunque quello è e quello è, al di là dell'avversario che affronti, anche se qualche partitina Sarri nell'ultimo periodo della carriera, voi il Napoli dello scudetto che venne e mise quel pullman nella metà campo propria senza farci passare, cosa non da Sarri, contro il Bayern con la Lazio fece la stessa partita, ma lì è quasi una necessità. In base alla rosa che hai non puoi esprimere un determinato tipo di calcio, che a Roma, vuoi o non vuoi, al di là di Sarri possa piacere o meno, la rosa non è che era poi competitiva al 100%, ma questo è un altro fattore. Detto ciò, mi auguro che la partita per ordine pubblico e in campo vada liscia, perché Thiago Motta ha risposto anche a quella situazione dei falli che ha esaminato Conte, falli intimidatori all'inizio del match, eccetera. Thiago Motta ha detto sì, ma dobbiamo vedere anche le simulazioni. Ovviamente mi auguro, non riferite ai calciatori del Napoli, perché di simulazioni veramente ben poche in casa Napoli, e quindi mi auguro che non sia riferita ai nostri calciatori. Però diciamo che l'atmosfera frizzante è già cominciata da un paio di giorni. Noi ci auguriamo di vedere spettacolo in primis, e che sia una partita studiata nei primi 20 minuti, me lo posso pure aspettare, però poi sciogliamo le biglie ai cavalli e vediamo di portare a casa quanto più possibile, che sia un punto o un bottino pieno. Scusate, un bottino pieno al limite. A me anche il punto, devo dire la verità, non dispiacerebbe. Per quanto riguarda la classifica, non perdi la partita, tieni la Juve un punto dietro, ma ovviamente mi auguro che il Napoli si giochi comunque il match per cercare di portare a casa i 3 punti contro la Juve, che è in fiducia dopo la vittoria in Champions League, però potrebbe pagare qualcosina a livello di gamba e fiato per l'impegno infrasettimanale. Sempre Forza Napoli, ci vediamo oggi alle 17, ripeto, sul canale di Mauro, primo canale in descrizione, pre-partita 17-18 sul suo di canale, quindi iscrivetevi anche lì, così ci trovate con le formazioni ufficiali e le ultime a ridosso dell'inizio del match. Ore 20, ci vediamo qui sul canale live post partita con i nostri ospiti e Mauro che dal suo ci viene a trovare sul nostro di canale. Sempre Forza Azzurri, ciao.